Buongiorno ragazzi, io e Sofì vi diamo il benvenuto. Questa è la terza video lezione su Leibniz. Buona Sofì, che cosa fai? Vuoi andartene? Non vuoi stare qua ad aiutarmi in questa video lezione? Questa è la terza video lezione su Leibniz e per introdurre le idee più originali di Leibniz e la sua metafisica partiamo dalle sue critiche a Cartesio, dalle sue critiche al meccanicismo. Ciao Sofì. Abbiamo parlato l'altra volta, vi ricordate, dell'ars combinatoria. Nel momento in cui Leibniz ebbe diradato i suoi studi sull'ars combinatoria, ricordate l'ars combinatoria, la lingua universale, iniziò a occuparsi di teologia e di diritto. Siamo nei primi anni 60 del 600. Inizialmente Leibniz non conosce bene la matematica e le scienze, le apprenderà in seguito. Anche nel suo progetto di enciclopedia del 1668, Leibniz privilegia discipline quali teologia, diritto, storia, oltre alla morale e alla politica. La matematica o le scienze della natura hanno un ruolo minore, e questo nonostante il fatto che Leibniz pensi anche lui, come Cartesio Spinoza, che il metodo delle diverse scienze, o quantomeno il procedimento dimostrativo dell'esattezza logica, debba derivare dalla matematica. Ripeto, lui in questo momento conosce la matematica in maniera molto scarsa. Tuttavia, se andiamo a vedere quel che lui dice nella Nova Methodus, opera del 1667, Leibniz sostiene che la chiarezza didattica della giurisprudenza debba basarsi su una logica applicata alle questioni morali. Lo stesso Leibniz cerca di applicare la logica alla teologia, sia nella Confessio Naturae contra Atheistas del 1669, che vuol dire confessione della natura contro gli atei, sia nella Defensio Trinitatis per nova reperta logica, cioè difesa della Trinità attraverso nuove scoperte logiche. Entrambe queste opere avrebbero dovuto far parte di uno scritto poi non realizzato, le Demonstrationes Cattolice, cioè le dimostrazioni cattoliche, opera che sarebbe dovuta servire a pacificare cattolici e protestanti. I viaggi a Parigi e a Londra degli anni 70 saranno molto incisivi per Leibniz. A Parigi Leibniz studia le opere di Cartesio, inoltre fa amicizia con personaggi importantissimi come Huygens, che gli spiegherà la matematica. Finalmente Leibniz inizia quella formazione matematica che lo porterà a risultati straordinari. Inoltre conosce Arnaud. Attraverso Arnaud inizia a frequentare i giansenisti e gli risulta possibile persino visionare i manoscritti matematici di Pascal. Gli studi di Pascal saranno importanti per Leibniz perché lo indirizzeranno verso la scoperta del calcolo infinitesimale. A Londra poi conosce gli ambienti della Royal Society, di cui diventa membro. Ciò gli serve ad ampliare non solo le sue relazioni, ma anche le sue conoscenze scientifiche. Di ritorno da Londra a Parigi, Leibniz conosce anche Malebranche. Si tratta di personaggi che sono tutti importantissimi. Da tutti questi studi che cosa viene fuori? Viene fuori che Leibniz inizia a cambiare un po' idea nelle sue teorie filosofiche. Emerge in Leibniz infatti un forte anticartesianesimo, mentre in precedenza Leibniz aveva accettato, sia pur blandamente, il meccanicismo cartesiano, cercando di conciliarlo con Aristotele. Leibniz si allontana non solo da Cartesio, ma anche da altri moderni come Bacone e Hobbes. Come vedremo, sarà proprio questa sua visione anticartesiana e antimeccanicistica a orientare la sua metafisica. Leibniz si allontana anche da Aristotele.
Leibniz inizia a rifiutare la spiegazione della natura basata sulle forme sostanziali, alle quali sostituisce l'ipotesi di corpuscoli apparentemente simili a quelli di Gassendi. Secondo Leibniz, dunque, la natura non si basa sull'unione di materia e forma, descrivibili quantitativamente. Vedremo in seguito che Leibniz cambierà idea sulle caratteristiche di questi corpuscoli, che egli chiamerà monadi. Leibniz concorda con il meccanicismo sul fatto che i corpi e le loro proprietà possano essere descritte in maniera conveniente attraverso la grandezza, la forma e il movimento. Tuttavia Leibniz, sin dall'inizio, in questo periodo in cui sta ancora abbozzando le basi della sua metafisica, ritiene che la spiegazione prima del movimento non possa essere trovata in un principio corporeo, bensì in un principio spirituale, in una mente incorporea. Per ora dunque Leibniz salva qualcosa dell'impianto meccanicistico, ben presto però lo studio della dinamica, del calcolo infinitesimale e di alcuni fenomeni scientifici lo allontanerà definitivamente dalla teoria meccanicistica, che inizia a giudicare priva di una sufficiente fondazione metafisica. Leibniz pubblica nel 1769 la Brevis Demonstratio Errori Memorabili Cartesi, cioè la breve dimostrazione dell'errore memorabile di Cartesio, in cui dimostra ormai di avere la padronanza di una dinamica alternativa a quella dei cartesiani e dei meccanicisti. Secondo Leibniz il movimento non arriva ai corpi dall'esterno per mezzo di urti da parte di altri corpi. Il movimento non è, come voleva Cartesio, una modificazione dell'estensione. Leibniz sostiene che il movimento sia intrinseco ai corpi, ovvero che sia l'effetto di un conatus, inteso questo conatus come una modificazione originaria della sostanza. Qual è l'errore memorabile di Cartesio che Leibniz ha scoperto? In realtà l'aveva già scoperto Huygens. Nell'urto tra due corpi, secondo Cartesio, la quantità di moto resta costante. La quantità di moto, se vi ricordate le mie lezioni su Cartesio, è espressa dalla formula m per v, cioè massa per velocità. Secondo Leibniz e Huygens, invece, a restare costante è quella che Leibniz chiama forza viva, che corrisponde al prodotto m per v al quadrato. La forza viva in realtà non è altro che il moderno concetto di energia cinetica. Leibniz spiega che un corpo che cade acquista una certa forza per risalire, a patto che la direzione del suo movimento glielo consenta. Lasciando cadere due corpi di peso diverso da altezze diverse, il movimento dei due corpi è diverso, mentre è uguale la forza acquistata nella caduta, che corrisponde a quella necessaria per riportare i due corpi alla posizione di partenza. Dunque Leibniz pensa di aver dimostrato che la quantità di moto e la forza viva siano cose diverse, siano entità fisiche diverse. Dunque, questa è la conclusione di Leibniz, la materia non è riducibile ad estensione, non si può ridurre la dinamica a geometria come pretendeva Cartesio. La spiegazione del movimento non è nella matematica. Peraltro Leibniz inizia a pensare che lo spazio non sia neanche oggettivo. Leibniz sostiene che lo spazio non è una sostanza e anche il tempo non è una cosa oggettiva. Lo spazio e il tempo vengono chiamati da Leibniz fenomeni ben fondati. Spazio e tempo, fenomeni ben fondati. Lo spazio non è la realtà vera dei corpi, si tratta di un'apparenza. Lo spazio possiede una realtà superiore a quella dell'illusione, ok? Ma è comunque relativo come le altre apparenze. Come nel caso dell'arcobaleno, la realtà dell'arcobaleno non è data dalla luce colorata, ma dalle gocce di pioggia su cui la luce si rifrange. Leibniz fu quindi portato a polemizzare contro la concezione newtoniana di spazio assoluto. Si scontrò con l'amico di Newton Samuel Clarke proprio su questo argomento. Ci è rimasto un interessantissimo carteggio tra Leibniz e Clarke. Leibniz fu portato a criticare la tradizionale
concezione dello spazio dai suoi studi sul calcolo infinitesimale. Questo nuovo tipo di calcolo, dice Leibniz, può risolvere i problemi riguardanti la spiegazione della possibilità del movimento all'interno dello spazio. Infatti, come avevano già messo in evidenza nell'antichità i paradossi di Zenone, sia la visione dell'infinita divisibilità difesa dai cartesiani, sia la tesi della materia formata da atomi indivisibili che veniva sostenuta dagli atomisti, generano le tradizionali aporie del continuo geometrico che per secoli erano state difficili da risolvere. Leibniz propone una nuova interpretazione del continuo. Lo spazio deve essere inteso non come un'estensione realmente formata da punti, ma come qualcosa che contiene in sé infiniti punti che però non ne costituiscono le parti reali. I punti dello spazio non sono grandezze fisse, bensì fluenti, quelle che modernamente vengono chiamate limiti. Leibniz chiama il calcolo infinitesimale calcolo differenziale. Questi punti fluenti non esistono prima della divisione del continuo. Man mano che si divide lo spazio, infatti, e si divide in parti sempre più piccole, vengono fuori dei punti, delle grandezze che prima della relativa divisione non potevano essere considerati esistenti. Leibniz fa l'esempio di una stoffa ripiegata in infinite pieghe che si può svolgere all'infinito. Per quanto io stenderò la stoffa e cercherò di eliminare le pieghe, mi troverò di fronte ad altre pieghe che prima non c'erano. Un'altra motivazione che spinge Leibniz a rifiutare la visione meccanicistica consiste in una teoria biologica. Nel 1672 sul Journal des Savants viene pubblicato un articolo di Theodor Kerckring, secondo il quale l'uomo si formerebbe a partire da un uovo, cioè a partire da un altro uomo. Più in generale, le teorie come quelle di Kerckring intendevano screditare la tesi della generazione spontanea, che all'epoca era molto in voga. Secondo la tesi della generazione spontanea, gli uomini e tutti gli altri viventi nascerebbero da materia inorganica. Anche molti nell'antichità credevano questo. Naturalmente a Leibniz l'idea opposta, cioè l'idea che il vivente nasce dal vivente, piacque particolarmente, rafforzò le sue tendenze vitalistiche contro il meccanicismo cartesiano e contro la rigida distinzione tra la mente e il corpo. Cartesio credeva che l'anima creata da Dio venisse inserita in un corpo macchina e che queste due sostanze, queste due strutture, res cogitans e res extensa, fossero del tutto eterogenee e avessero anche caratteristiche opposte. Leibniz invece inizia a pensare che vi sia una continua metamorfosi organica che rende relativa e non più assoluta la distinzione tra vivo e morto, tra animato e inanimato. Si tratterebbe di una distinzione di punti di vista, una distinzione che potrebbe aver senso soltanto da un punto di vista macroscopico, ma non all'interno del livello microscopico. Per comprendere Leibniz, il calcolo infinitesimale, l'infinitamente piccolo, è fondamentale. La parte matematica di Leibniz purtroppo in passato è stata sempre molto trascurata, anche per via della volgarizzazione attuata da Christian Wolff, che nel presentare il sistema di Leibniz considerò erroneamente trascurabile la sua dimensione scientifica. In una celebre lettera a Malebranche del 1667, Leibniz scrive: «Presto ci si dimenticherà del romanzo della fisica che Cartesio ci ha dato». Un'espressione, quella del cartesiano romanzo della fisica, che in futuro sarà ripresa da Voltaire e da altri. Leibniz intende recuperare le caratteristiche di dinamismo e di finalismo che il meccanicismo cartesiano aveva espunto dalla materia universale. Per far questo, Leibniz si era convinto che i risultati delle osservazioni scientifiche dovessero essere inseriti in un più vasto contesto metafisico. Vedremo nel dettaglio la metafisica di Leibniz in una prossima lezione.
In questo ciclo di video lezioni su Leibniz, come in tutte le mie trattazioni dei filosofi, cerco di mettere sempre in evidenza le affinità e le differenze dell'autore o degli autori che spiego con altri personaggi. Cerco sempre di istituire dei paragoni tra i vari pensatori. Leibniz rivolge esplicite critiche al meccanicismo di Cartesio, l'abbiamo visto, oppure lo vedremo in una prossima lezione, critiche all'empirismo di Locke. Tanti altri riferimenti si possono trovare e li stiamo trovando. A me interessa però sin da subito mettere in evidenza le affinità di alcune caratteristiche del sistema leibniziano con l'impostazione di alcuni materialisti sei-settecenteschi. Sembra strano, che cosa può avere a che fare Leibniz con il materialismo illuministico? In realtà, a partire da John Toland e dall'illuminismo inglese, quello dei cosiddetti deisti o free thinkers, si sviluppa una linea di pensiero che interpreta la materia in maniera dinamica e autocinetica, finendo per costituire un'immagine grossomodo vitalistica della natura. Sarà l'immagine che arriverà al materialismo settecentesco di Diderot e Holbach. Un materialismo fortemente antimecanicistico che attribuisce a ogni particella materiale la facoltà di muoversi da sola, in base ad un'energia intrinseca, di sentire, di pensare, di vivere. Leibniz era un avversario di John Toland e di questi materialisti dinamici e cosmoplastici. Tuttavia gli studiosi hanno messo in evidenza come il vitalismo leibniziano somigli fortemente alla visione del cosmo in cui ogni particella è potenzialmente vivente, visione portata avanti all'epoca di Leibniz da un personaggio quale John Toland. Leibniz conobbe John Toland, ebbe una corrispondenza con lui e discusse personalmente con lui sia ad Hannover sia a Berlino, di fronte a due principesse interessate alla filosofia, ovvero la duchessa Sofia di Hannover e la regina di Prussia Sofia Carlotta, che era la figlia della precedente. Proprio parlando con Toland, Leibniz si allarmò riconoscendo intelligentemente la sempre maggiore tendenza della filosofia inglese verso il materialismo. Riprenderemo questo problema in una successiva video lezione. Leibniz, in ciò d'accordo con molti dotti inglesi, addebitava questo ai sistemi di Hobbes e di Newton. Pur essendo per altri aspetti Leibniz molto lontano dalle idee dei materialisti dinamici, egli condivide con loro l'abbandono del meccanicismo cartesiano e della pretesa di ricavare le proprietà della natura in base ad un metodo deduttivo e geometrizzante, a favore di una visione della natura in perenne movimento, fortemente dotata di impulsi vitali. Concludiamo questa trattazione con una citazione di un brano estremamente rivelativo, di una lettera di Leibniz a Ramon, in cui il pensatore tedesco illustra i suoi dubbi e i suoi ripensamenti, elaborati sin dall'età giovanile, che alla fine lo portarono a propendere per una fisica non meccanicistica. Scrive Leibniz: mi ricordo che all'età di 15 anni me ne passeggiavo tutto solo per un bosco vicino a Lipsia, chiamato il Rosenthal, mentre andavo dibattendo tra me se conservare le forme sostanziali. Prevalse infine il meccanicismo e mi portò ad applicarmi alle matematiche. È vero che penetrai nella matematica più profonda solo dopo aver avuto colloqui a Parigi con il signor Huygens, ma quando cercai le ragioni ultime del meccanicismo e delle leggi del movimento, fui del tutto sorpreso di vedere che era impossibile trovarle nelle matematiche e che bisognava ritornare alla metafisica. È stato ciò a riportarmi alle entelechie e dal materiale al formale, e che mi fece infine comprendere, dopo numerose correzioni e progressi delle mie idee, che le monadi o le sostanze semplici sono le vere sostanze e che le cose materiali non sono che fenomeni, ma ben fondati e ben connessi. Chiuse virgolette. Nella prossima lezione ci dedicheremo ad approfondire due argomenti a cui abbiamo accennato in questa: il calcolo infinitesimale e la discussione sulla natura dello spazio. Per non rendere troppo pesante questa trattazione, ne parleremo nel dettaglio la prossima volta. Arrivederci a tutti.